Ragazzi, buongiorno, nuovo video qui su YouTube. Oggi siamo in una location a me tanto cara. Ma non è questo il punto, perché come ogni anno faccio un viaggio con mio papà in moto. Di solito facciamo viaggi un po' più lunghi. Quest'anno purtroppo ho pochissimo tempo, quindi 3 giorni, e ho deciso di portarlo in Trentino a fare i passi dolomitici più belli. E ovviamente per raggiungere il Trentino da casa cosa vogliamo fare? Ovviamente facciamo lo Stelvio. Ora non starò qui a farvi vedere lo Stelvio, che sapete che lo faccio 60.000 volte all'anno. Quest'anno però è la prima volta che salgo dall'apertura perché sono veramente full. Fa un freddo becco, ci sono 8 gradi, abbiamo mangiato il classico panino e adesso direzione Lago di Carezza e poi andiamo a Canazei, che sarà un po' la nostra base di questo piccolo tour di 3 giorni su i passi dolomitici. Quindi adesso vamos, l'Africona ovviamente. Siamo arrivati in Trentino Alto Adige, abbiamo fatto lo Stelvio, 9 gradi, abbiamo preso anche un po' di pioggia. Adesso siamo arrivati in una delle attrazioni naturali più famose di tutto il Trentino Alto Adige, delle Dolomiti, perché ragazzi, prima c'è l'Africona, poi c'è il GS, poi c'è mio papà e qua abbiamo il Lago di Carezza. Pa, tu veni già qua nel 38? Anni 80, prima anni 80. Adesso è uscita anche un po' di luce, abbiamo aspettato un po' a fare il video perché le nuvole sono andate via e si vede benissimo la montagna, la catena dell'Atemar. E il lago di Carezza è inutile da descrivere perché sono rimasto sorpreso dal livello dell'acqua, perché l'anno scorso era molto più bassa, invece quest'anno è fantastico, davvero fantastico. Adesso saliamo, passo Costalunga e poi andiamo in direzione Canazei, dove ci fermiamo per la notte. E domani gas sui passi. Siamo appena arrivati in albergo a Canazei, appena fuori Canazei. Adesso mio papà è rimasto in albergo perché voleva fare la sauna e io mi faccio una sparatina sul Passo Sella. GS rimane fermo, noi andiamo con l'Africona, sparatina al Passo Sella a vedere la Golden Hour, poi dopo ci fermiamo a Canazei a mangiare. Passo Pordoi a destra, Passo Sella e Passo Gardena con la Val Gardena che fa paura a sinistra. Noi adesso ci facciamo una tiratina su al Sella giusto per vedere un po' com'è la luce, fare 2 curve, che ovviamente a fine giornata c'è molta meno gente. Sto facendo anche un video sull'utilizzo, su come va il DCT sull'Africa Twin, e che vedrete sicuramente qua sul canale. Non so in che ordine, se prima uno o prima l'altro, però vabbè, lo vedrete se siete curiosi di sapere come va il DCT. Adesso siamo in sport. Vogliamo parlare di quello che c'è intorno o non diciamo niente? Perché mi sembra superfluo, cioè mi sembra superfluo dire qualcosa di fronte a questo spettacolo qua. Puoi venirci 600 volte, è sempre così, spettacolare. Allora, ne dobbiamo parlare o non ne dobbiamo parlare? Cioè, la bellezza di salire sul Sella o comunque fare i passi a 7:45 la sera, quando non c'è praticamente nessuno, solo io e l'Africona, ragazzi, solo io e l'Africona in solitaria ad ammirare tanta bellezza. Ovunque noi ci giriamo è uno spettacolo della natura. Guarda qua, via che si va. Cogli l'attimo, dicevano, cogli l'attimo. Ora, stamattina siamo partiti da Canazei, dal nostro albergo, e adesso vedete là che ci sono le palle di San Martino. Stiamo salendo sul famosissimo Passo Rolle. Bello da guidare, bello da guidare, tanta roba. E davanti c'è mio papà col GS, sto portando dove ha passato un sacco di anni
lui faceva servizio qua, quindi è un po' un ritorno al passato. Stiamo salendo in cima al Passo Rolle, dove c'è poi anche la caserma. E giornata strepitosa, ragazzi, veramente fuori di testa. Non poteva capitarci giornata migliore. Mamma mia, le pale di San Martino in tutta la loro bellezza. Non è questa qua allora? Questa, allora, lì c'erano 3 caserme c'era la Ferrari, la Colbricon, non mi ricordo il cos'altro, e da Lievi di Predazzo venivamo qua un inverno, un mese, poi andavamo a Predazzo a fare la scuola di sci. Siamo di qua a fare la scuola di sci. Poi invece Però non era questa qua di adesso. questa qua, qui ho fatto un anno e io dormivo, non c'era, lì c'era la porta normale, piccolina, e pensa che noi uscivamo da quelle finestre là con gli sci e c'era Dalla neve che c'era. la neve qua, la neve alta fino lì alla finestra, e in mezzo c'era la strada da una corsia e mezza, e avevamo messo le tavole, passavamo sulle tavole. Adesso scendiamo verso San Martino di Castrozza, poi subito fino a Viniero e entriamo nella provincia di Belluno. poi andiamo verso Agordo, poi saliamo e andiamo a farci il Giau. Sì. Bellissimo. Sembra finto. Sembra finto. Oddio. Andiamo a togliere il freno a mano alla freccona. Stiamo salendo al Passo Giau, tempo bellissimo, veramente top. Io non riesco a capire perché questo Arrow fa questo baccano incredibile. Per carità è anche gustoso, però ragazzi, quando ce l'hai lì tutto il giorno è veramente una rottura di palle incredibile. E ha dentro il DB Killer, cioè non so se si sente. Adesso apro la visiera. È veramente tanto. Poi quando gli scali la marcia con il sequenziale fa di quelle doppiettazze, ragazzi. Cioè non riesco a capire se sono tutti così rumorosi. Ecco, figurati se non mi devo beccare i carabinieri davanti. Puttana. Grazie. Ne via 70. Belli tranquilli. Tranquilli. Eccoci qua. Siamo in cima al Passo Giau. Guardate che giornata. Ma che giornata c'è? Adesso arriviamo in cima, parcheggiamo. Siamo arrivati in cima al Giau. 2 minuti sul prato, con una delle viste più belle d'Italia. Ineguagliabile. Direi che non si sta per niente male. 18 gradi è... Non so, ve lo faccio vedere perché non vorrei che... Mamma mia.
cioè non è neanche commentare cosa dici che è bello, cioè non è bello, cioè questo è un livello a cui non hanno ancora dato una parola specifica per descriverlo. No, direi di no. Adesso scendiamo dal Giau, andiamo a farci il Falzarego, una fotina sulla piana del Valparola, poi dopo Pordoi, Canazei, albergo, e alle 6 andiamo a fare la spa. Non so se riesco a far tutto, Al massimo salto il Valparola e vado direttamente a fare il Pordoi, perché sono già le 4:10, se deve essere alle 6 a Canazei. Che mio papà è stato intransigente oggi, fa: io voglio fare la sauna, vieni con me. Cosa gli devo dire? Neanche 2 chilometri siamo in vetta. Ragazzi, guarda qua, c'è solo l'Africa Twin col suo scarico smarmittato che rompe le palle, perché sennò sarebbe tutto perfetto. Voglio una zero elettrica. Ecco, mi piacerebbe venire sulle Dolomiti con la zero elettrica. Adesso mi malediranno in molti, però cioè immaginate in questo contesto naturalistico avere una moto silenziosa che ti gode appieno la natura. No, cioè a me piace il casino della moto, il rumore, la musica, per carità, però qua, boh, non lo so, entra in gioco vabbè, giusto il gusto di farci il rettilineo sul passo Valparola e vedere questo laghetto spettacolare. Adesso torniamo indietro e dal passo Falzarego scendiamo giù e andiamo a fare il Pordoi, ragazzi. Questo è il Valparola, museo. Purtroppo oggi non ho tempo. Quando ci passo di solito è chiuso, adesso non so se sia chiuso, ma mi sembrava di sì. Però vabbè, comunque è una di quelle mete che... comunque è una di quelle cose che vorrei vedere, ma ogni volta che ci passo per una cosa o per l'altra ancora non ce la faccio mai. Guardate lì davanti a me. Beh, una fortuna veramente oggi aver beccato questa giornata. 20 gradi in cima alle Dolomiti a 2200-2300 metri è notevole. Siamo entrati ad Arabba, circa 10 km al passo Pordoi. Se giriamo a destra andiamo verso il Campolongo, e detto questo circa un 25 km per arrivare a Canazei, più o meno a memoria. Ragazzi, state in campana perché è pieno di velox, pieno su questa strada soprattutto, e quindi fate attenzione, c'è il 50, mi raccomando, veramente andate piano perché sennò qua vi saccagnano. Poi ovviamente nel weekend si mettono anche appostate eccetera eccetera, quindi sempre un occhio come se foste in Svizzera, esattamente come se foste in Svizzera. Vedete là in cima c'è l'arrivo della funivia che si prende qua in cima al Pordoi. Ragazzi, esperienza super consigliata se avete tempo, o organizzatevi per avere un po' di tempo, perché la salita sulla in cima al Sas Pordoi, quello lì al Sas Pordoi, vale davvero la pena. Veramente, io l'ho fatta un po' di anni fa ed è veramente un'esperienza fantastica. Guardate dove si arriva, tra l'altro la salita è anche abbastanza verticale e si sale così e hai proprio il Sas Pordoi di fronte, ti sembra di andare quasi contro la roccia, veramente spaziale. Guardate lì come è abbarbicato in cima al Sas, spettacolare. Buongiorno, siamo a Canazei, ultimo giorno di questo breve tour dolomitico, perché praticamente siamo partiti il lunedì tarda mattinata e oggi è mercoledì mattina, quindi praticamente
ci siamo fatti solo ieri fondamentalmente, però vabbè, va benissimo così, anzi tanta roba. E oggi andiamo a fare il Passo Sella, poi scendiamo, facciamo il Gardena da buttar via la testa, poi Bolzano, Passo Mendola, ok, Mendel Pass, fantastico da buttarsi per terra veramente, e dopodiché Tonale, e poi andiamo in Valtellina a dormire. Per andare in Valtellina volevo fare il Gavia, ma ho letto ieri su dei gruppi Facebook che stanno rifacendo il manto stradale, quindi il passo è chiuso. Per non rischiare facciamo il Mortirolo. Questo è un po' il programma della giornata, abbastanza corto, molto in relax, e il tempo non è fantastico come ieri, che ieri era veramente limpidissimo senza una nuvola, però comunque si sta bene, 18 gradi, quindi adesso direzione Passo Sella. Poi scendendo dal Sella, al posto di dirigerci verso Bolzano, giriamo a destra ed eccoci qua, Val Gardena, signori, Val Gardena, e lì c'è il famosissimo Passo Gardena. Tanta roba tanta roba. Questo è uno dei miei posti preferiti in assoluto dopo il Giau, cioè per me dopo il Giau c'è la Val Gardena, assolutamente, senza insomma è difficile, però questa volta non siamo stati a Braies, non abbiamo fatto Misurina vedendo le Trecime Lavaredo, non abbiamo fatto il Passo Stalle, non abbiamo fatto il Furcia, ne abbiamo saltati parecchi, ma d'altronde se ci avevamo un giorno miracoli non si fanno. Ti vesti, vecchio? 16 gradi, Stiamo che la vecchiaia si sente. 16 gradi, siamo sul Passo Gardena e ragazzi, spettacolare come sempre. Abbiamo fatto una piccola deviazione perché noi adesso dobbiamo andare verso la Valtellina, facciamo Bolzano, poi facciamo il Passo Mendola, Tonale, poi se riusciamo facciamo il Gavia, se no facciamo Mortirolo. Quindi adesso siamo venuti giusto per vedere il Passo Gardena, ma poi dobbiamo tornare esattamente in quella direzione per poi scendere verso Bolzano. Che dire, se non muore il vecchio, arriviamo in Valtellina stasera. Quindi adesso in Sella e giù verso Bolzano. Ma quanto è bello fare la strada nei due sensi di marcia, nel senso all'andata e al ritorno. A me fa sempre impazzire perché poi vedi sempre le cose da una diversa prospettiva e mi piace tantissimo. Cioè all'andata non lo vedi in questa maniera e vederlo adesso così fa impazzire. Poi certo non è molto funzionale se uno deve fare un giro sensato, però in questa occasione, ma a me capita anche diverse volte, vi dico la verità, perché è una cosa che mi piace, quindi la faccio anche abbastanza volentieri. Questa qua un po' azzardata. Siamo usciti da Bolzano, abbiamo preso la strada del vino, direzione Passo Mendola. Adesso ho messo il cambio in manuale, quindi cambierò solo esattamente con le palette. Siamo in cima al Mendola, ma adesso vi porto in un posto più bello. E qua ragazzi ci arriva la strada, sì, va bene, però adesso andiamo in un posto molto molto più figo. Mendel Pass, una stradina immersa nel bosco senza nessuno, perché è un posto veramente, ci ho visto sempre pochissimi motociclisti, poca gente, e niente ragazzi, adesso vi tocca vedere il video fino a quando arriviamo in cima e vi dico dove si trova questa vista panoramica incredibile. Allora, quando sono venuto io non mi ricordo neanche se l'anno scorso o 2 anni fa, però qui era chiuso l'albergo, bar, ristorante eccetera, sembrava tutto un po' in uno stato
insomma non è che era fantastico, però la vista è incredibile. Adesso ve la faccio vedere, poi vi dico anche dov'è, se fate giudizio. Com'è pa? Merita? Un po' di foschia oggi però. Bellissimo. Un po' di foschia però, dai, ce la caviamo. Lì sotto vedete il Mendola che sale, là c'è Bolzano, fantastico. Allora ragazzi, questo qua è il belvedere del Penegal. Vedete? Il belvedere dove vi ho fatto il video era lì. Qui c'è l'albergo ristorante, ragazzi. Per me questo c'è la croce sopra. Siamo stati qua a mangiare oggi, a parte che aveva 3 scelte di menù per mangiare, ovviamente non sapendo, a parte vabbè il menù tedesco, tralasciamo tutto quel discorso, non voglio neanche entrare in merito, perché sono abbastanza drastico su questo, perché comunque qua siamo in Italia. E vabbè, andiamo avanti. Abbiamo preso 2 Wiener Schnitzel, che lì vai sul sicuro, con delle patate al forno. Ragazzi, la Wiener Schnitzel era grande come il palmo della mia mano, 4 patate schifose secche al forno, cioè fare le patate schifose veramente ce ne vuole tanto. 18 euro, ok? Quindi 2 Wiener Schnitzel e 2 Radler, neanche medie, quelle da 0,3, 44 euro. Adesso, per carità, vista bellissima, io ti do anche 18 euro per una Wiener Schnitzel, però tu mi devi dare una Wiener Schnitzel fatta decentemente e con delle patate, in grazia di Dio, perché se mi dai delle patate secche schifose e poi dopo mi dai una Wiener Schnitzel che è grande come il palmo della mia mano, mi girano i coglioni. Però se tu mi dai le cose fatte bene, mi chiedi i soldi, allora io ti pago. Però ecco, quindi venite su, guardate la vista, ma non fermatevi qua, ecco, questo consiglio mio, poi se vi volete fermare, per carità del Signore, ci mancherebbe altro. Stiamo salendo sul tonale, diciamo che il meteo è cambiato leggermente. Io ovviamente, come al solito, parti, fa caldo, non ho preso neanche antipioggia, ho solo questa leggerissima di Revit della Dirt Sea. Oh cazzo. No, è che ho i jeans, ovviamente senza i jeans da moto, ma senza l'antipioggia. E avete presente quell'attimo in cui inizia a scorrere l'acqua in quelle parti, l'acqua fredda? Allora ragazzi, arrivati a casa, non ho ripreso niente del passo del tonale e neanche del Mortirolo, perché abbiamo preso un sacco di acqua, ma poi mi si è scaricata la GoPro, quindi non sono riuscito a riprendere niente. Detto questo, ci sono tantissimi altri passi in Trentino da fare, bellissimi. Ovviamente noi siamo stati praticamente in Trentino un giorno e poi stamattina abbiamo fatto il Sella e il Gardena, però veramente c'è talmente tanto da girare, da vedere, posto straordinario. E tantissimi tedeschi, tantissimi olandesi, ma in moto tedeschi, veramente una quantità indecifrabile. E detto questo, bisogna stare in campana e autovelox, perché veramente sui passi quelli famosi ne hanno messi un'infinità. E mi sa che ieri ne ho preso anche uno sul Giau, perché c'avevo dietro un austriaco con un 8,90. Abbiamo fatto un po' gli sciocchini a salire, vediamo, poi vi aggiorno. Spero di non dover fare il video con la multa in mano. E niente, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi al canale e attivate le notifiche.